Un pallone viene lanciato con una velocità di 8,7 metri al secondo e con un'inclinazione di 60 gradi rispetto al suolo. Determina la massima altezza che il pallone può raggiungere, determina quando il pallone si trova a metà dall'altezza massima. Disegniamo la nostra situazione, abbiamo quindi una persona che calcia un pallone e questo pallone va verso l'alto compiendo una traiettoria. Sappiamo che sul pallone è stata impressa una velocità tale per cui ha un'inclinazione di 60 gradi al momento del lancio. Prendiamo un nostro sistema di riferimento XY così rivolto e consideriamo il nostro sistema di riferimento applicato nel momento in cui il pallone viene calciato, quindi in questa posizione. Scriviamo le due equazioni rispetto agli assi cartesiani del moto uniformemente accelerato, quindi avremo che y è uguale y0 più vyt più un mezzo a t quadro a yt quadro e x uguale x con 0 più vxt più un mezzo a x di quadro. Allora, siccome il sistema di riferimento l'abbiamo preso nel momento in cui il pallone viene calciato, quindi la componente x0 e y0 non ci sono, mentre siccome il pallone viene calciato con un'inclinazione di 60 gradi, vuol dire che questo è il nostro vettore velocità che avrà una componente lungo l'asse delle x e una componente lungo l'asse delle y. Siccome è inclinato di 60 gradi, questo vy, questo vx. Ricordiamo che vy lo possiamo scrivere, è questo, lo possiamo scrivere come il nostro vettore v per il seno di 60 gradi e la velocità vx la possiamo scrivere come v per il coseno di 60 gradi. Quindi sia l'equazione della posizione del moto uniformemente accelerato rispetto all'asse y che rispetto all'asse x hanno una componente della velocità. Per quello che riguarda l'accelerazione ci sarà solo l'accelerazione di gravità agente sull'asse delle y, mentre non ci sarà alcuna accelerazione rispetto all'asse delle x. Possiamo riscrivere le nostre equazioni, quindi y uguale vy dt, in questo caso meno gt quadro, perché l'accelerazione di gravità è perpendicolare, quindi tutta lungo l'asse delle y, e l'accelerazione di gravità ha segno opposto a quello del nostro sistema di riferimento. X uguale Vx dt. Quindi un oggetto lanciato verso l'alto con una certa velocità sarà frenato dall'accelerazione di gravità lungo la stessa direzione ma con verso opposto. Quindi potremmo dire che a mano che passa il tempo la velocità finale è uguale alla velocità iniziale, nel nostro caso Vy, meno l'azione dell'accelerazione di gravità nel tempo. Noi vogliamo sapere quando questa velocità è uguale a 0, quindi Vy meno gt è uguale a 0
Quindi questo avviene quando Vy sarà uguale a gt. Possiamo a questo punto calcolare quanto tempo ci impiega l'accelerazione di gravità ad annullare la nostra componente di velocità verso l'alto, t uguale Vy diviso g. Possiamo sostituire i nostri valori, quindi la componente Vy è 8,7 metri al secondo seno di 60 gradi diviso 9,8 metro fratto secondo quadrato uguale 0,77 secondi. Andiamo a sostituire questo valore all'interno di questa relazione. Qui manca un mezzo, ce lo siamo dimenticati di scrivere, e quindi la nostra relazione diventa y uguale Vy di t meno un mezzo gt alla seconda, sostituendo i valori 8,7 metri al secondo per il seno di 60 gradi per 0,77 secondi meno un mezzo per 9,8 metri fratto secondo quadrato per 0,77 alla seconda s alla seconda uguale 5,8 metri meno 2,9 metri uguale a 2,9 metri. Questa è l'altezza massima raggiunta dal pallone. Il problema vuol sapere anche quando il pallone si trova a metà dell'altezza massima, qual è il tempo. Quindi se l'altezza massima è uguale a 2,9 metri, metà dell'altezza massima è uguale a 2,9 metri diviso 2 uguale 1,45 metri. Andiamo a sostituire questa informazione, andiamo a utilizzare questa informazione all'interno di questa relazione. Quindi potremo scrivere, senza utilizzare le unità di misura per semplificare un attimo la formalizzazione, 1,45 che sono i nostri metri uguale alla componente della velocità verticale 8,7 per il seno di 60 gradi per t meno 4,9 t alla seconda. Questa è un'equazione di secondo grado, la riscriviamo meglio, 4,9 t alla seconda meno 7,57 t, perché abbiamo moltiplicato 8,7 per il seno di 60 gradi, più 1,45 uguale a 0. Applichiamo qui l'equazione che conosciamo per risolvere, applichiamo adesso la relazione che conosciamo per determinare le soluzioni di un'equazione di secondo grado. T è uguale a meno b più o meno radice di b alla seconda meno 4ac fratto 2a. Andiamo a calcolare questi valori, sostituiamo all'interno di questa relazione e troviamo che 7,57 più o meno radice di 57,3 meno 28,42 diviso 9,8 è uguale, qui t uguale
uguale a 7,57 più o meno 5,37 diviso 9,8 uguale 2,2 diviso 9,8 uguale a 0,22 secondi e 12,94 diviso 9,8 uguale 1,3 secondi. Abbiamo due soluzioni del tempo perché il pallone, percorrendo la sua traiettoria, arriva in alto e poi ricade, quindi da questa altezza ci passa due volte, la prima a 0,22 secondi, la seconda a 1,3 secondi.